Vi voglio far vedere anche questa, è la sede dell'Accademia Neoplatonica che si trova a Careggi, è una villa dei medici e qui i medici, Cosimo il Vecchio, fa diciamo le riunioni dell'Accademia Neoplatonica che lui aveva fondato. Che cos'è questa Accademia Neoplatonica? È praticamente un cenacolo dove si ritrovano letterati, si ritrovano filosofi, artisti. Considerate che ci sono filosofi del calibro di Ficino, Marsilio Ficino. È Marsilio Ficino che traduce tutta l'opera di Platone e addirittura interpreta anche Platone secondo una sua idea e cerca di far convivere la religione col pensiero cristiano, anche tutta la filosofia platonica. Ci furono per esempio qui ospiti nella villa Pico della Mirandola, Angelo Poliziano e vedrete che sono artisti rappresentati anche nelle opere di Botticelli perché Botticelli era uno dei membri tra gli artisti che frequentavano proprio la villa di Careggi. C'era Nicola Cusano, Leon Battista Alberti, Cristoforo Landino, sono tutti personaggi importantissimi e logicamente anche membri della famiglia Medici. E che cosa si discute in questa accademia, in questo cenacolo d'artisti, in questa accademia neoplatonica? Innanzitutto si vuole recuperare la filosofia di Platone e vedremo che anche tutta l'arte del Rinascimento sarà molto improntata e legata alla filosofia. La filosofia, alcuni artisti si ispireranno a Platone, altri si ispireranno ad Aristotele, scegliendo in base ai loro temperamenti, alle loro idee, o l'una o l'altra scuola. I temi di cui si parla, per esempio, nell'Accademia di Careggi sono i temi della bellezza, i temi dell'amore e vedrete come attraverso l'amore e la bellezza ci si possa elevare, si possa passare da una dimensione materiale inferiore legata alla terra, si possa arrivare a una dimensione spirituale superiore. Dopo questa premessa arriviamo a una delle opere più famose della storia dell'arte, La nascita di Venere. Siamo nel 1482 e questo è completamente legato alla concezione e alla filosofia neoplatonica. C'è il significato della bellezza spirituale che è posta al centro, è questa donna, è Venere, è la dea della bellezza che nasce, vedete dalla schiuma anche del mare, è la Venere che avvicina l'uomo a Dio attraverso questa bellezza. E qui è interessante perché Botticelli fonde il concetto del soggetto mitologico, come in questo caso la Venere, con l'iconografia cristiana, per esempio del battesimo di Cristo. Anche il simbolo stesso, no, della conchiglia che troviamo spesso nei fonti battesimali, le valve a forma di conchiglia. E qui cosa trovate? Trovate dei venti avvinghiati che stanno spingendo questa divinità verso terra e qui trovate una delle ore che sta coprendo, vedete questa fanciulla che sta approdando a terra. È un mito pagano, Venere, però che unisce anche questa iconografia cristiana. Vi invito a vedere queste immagini. Una è una tazza farnese dove ci sono i venti avvinghiati e non a caso sono gli stessi che usa Botticelli. Questa è la Venere della famiglia Medici, è chiamata la Venere dei Medici, oggigiorno è ospitata nella tribuna degli Uffizi. Ecco, è una copia praticamente di un'opera che appartiene al primo secolo avanti Cristo e capite bene che Botticelli ha preso proprio a modello il suo non è un nudo naturale, ma è un nudo a partire da una statua, a partire da un recupero di una classicità che abbiamo detto è in linea con tutto il periodo umanistico in cui si recupera l'arte classica e la grandezza dei classici. E pensate anche alle stanze per la giostra di Angelo Poliziano, che è una poesia celebrativa, è un dittico, è un poemetto scritto in ottave, e qui trovate queste testuali parole: una donzella non con uman volto, da zefiri lascivi spinta a proda. Gir sopra un nicchio e par che il cenne goda, vera la schiuma, il vero il mal diresti. Ecco, questo verso, questi versetti arrivano proprio da questo poemetto in ottave e sembra rispecchiare perfettamente l'opera appunto di Botticelli. E
Chi è però questa fanciulla di cui Botticelli ci restituisce sempre un'immagine malinconica, bellissima, delicata, una creatura dolcissima? Era quella ragazza conosciuta da tutti come Simonetta Cattaneo Vespucci. Era la donna, si diceva, più bella di Firenze. E Botticelli, con queste opere in cui vedete ritratta sempre questa Simonetta, inaugura un tipo femminile e fissa proprio dei canoni di una bellezza che è quella tipica rinascimentale. Vedete, il volto della Venere è proprio il volto di Simonetta. Appare un volto, vedete, sempre dolcissimo, a volte malinconico, ma lo ritrovate anche nella primavera, dove c'è questa bellissima fanciulla che ha tutti questi fiori in testa, con i capelli biondissimi, un incarnato così delicato, no? È una bellezza veramente ideale, comunque, anche se a partire da una donna vera, è espressione proprio di questa cultura anche di una bellezza femminile, di una bellezza che può elevare. E il neoplatonismo, come vi ho detto, era proprio attivo alla corte dei Medici e Botticelli è uno degli artisti che frequentano appunto l'Accademia di Careggi.